L'infortunio di Nicolò Barella non è stato solo un affaticamento, purtroppo è qualcosa di più grave. Allora piove sul bagnato dopo il derby in casa dell'Inter, che ha pubblicato questo comunicato ufficiale che andiamo a leggere subito, dove viene fatto sapere che gli esami strumentali a cui si è sottoposto Barella hanno evidenziato la distrazione al retto femorale della coscia destra e sarà rivalutato il giocatore la prossima settimana. Questo significa che Barella lo rivedremo quindi tra un mese sostanzialmente, perché salta l'Udinese, salta la Stella Rossa in Champions League, salta il Torino, c'è la sosta per le nazionali, l'obiettivo è riaverlo per la gara contro la Roma del prossimo 20 ottobre, tra un mese praticamente. Un altro problema in vista di un ciclo di partite pesanti, importanti, a partire da quella di Udine, dove andiamo ad affrontare un Udinese che ci precede anche in classifica, e un Barella che manca automaticamente lascia spazio al suo vice, che sulla carta è Frattesi, seppur con caratteristiche molto diverse. Ed è un problema perché con Frattesi cambiano le caratteristiche, ma soprattutto perché siamo in un periodo in cui dall'altra parte Mkhitaryan è sotto la lente di ingrandimento e più o meno tutti stiamo invocando un po' il sorpasso da parte di Zelinski su Mkhitaryan, che a questo punto diventa forse difficile, perché Inzaghi va ad Udine su un campo difficile, cambia 2/3 del suo centrocampo titolare, visto che manca Barella, toglie anche Mkhitaryan. Non lo so, sulla carta potrebbe essere una scelta logica per quello che sta facendo vedere Mkhitaryan in questo momento. Diciamo che io ad oggi mi aspetto Mkhitaryan e Frattesi in questo centrocampo, dove diventa allora secondo me ancora più fondamentale recuperare bene Hakan Çalhanoğlu, forse il vero insostituibile lì davanti alla difesa, lì in mezzo al campo, che è apparso anche lui in ritardo di condizione. Serve davvero il miglior Çalhanoğlu per reggere questo centrocampo, che esce dal derby fortemente scosso, perché è soprattutto lì che abbiamo subito la partita, una partita sulla quale voglio chiudere oggi un po' il mio parere, le mie discussioni e le mie analisi, perché ho avuto modo nelle scorse ore di recuperare un po' tutte quelle che sono le varie trasmissioni sportive sulle varie piattaforme, e ho notato che, come sempre, quando l'Inter non vince, fa un mezzo passo falso, parte quella che io chiamo la caccia all'uomo, quindi si rimette in discussione prontamente tutto quanto. E sono arrivati degli spunti comunque interessanti dalle varie analisi. Come sempre, secondo me, uno dei più interessanti da ascoltare è Beppe Bergomi, che però ha diciamo espresso dei pareri sui quali non sono troppo d'accordo, soprattutto su alcuni punti rispetto alla sua analisi sui problemi che sta manifestando l'Inter. Quindi ne voglio parlare insieme a voi in questo nuovo episodio di oggi, per cercare di allargare poi anche la discussione e capire che cosa sta succedendo davvero. Quindi ben ritrovati amiche e amici passioni interisti. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, clic sul tasto di iscriviti, così non vi perdete neanche uno dei contenuti che vi portiamo ogni giorno qui sul canale di Passione Inter. Cosa ha detto Beppe Bergomi? Innanzitutto, sono 5 o 6 i punti che sono stati toccati, altri li lasciamo in secondo piano, ma ce ne sarebbero anche altri. Ma mi soffermo su questi 5 o 6 e li spogliamo tipo Margherita. Sono d'accordo o non sono d'accordo? Diciamo così, facciamo questo gioco. Sono d'accordo col primo punto, quello chiaramente che è sotto gli occhi di tutti, che l'Inter ha approcciato male questa partita ed è una cosa molto negativa, perché dal Milan ti dovevi aspettare questo tipo di atteggiamento. Milan che era ferito, che era un po' con le spalle al muro, che soprattutto ha sempre approcciato bene gli inizi di partita. L'Inter invece sbaglia l'inizio di gara, riesce a venire fuori nella seconda parte del primo tempo e sbaglia di nuovo l'inizio del secondo tempo. Quindi su questa visione generale della partita chiaramente siamo d'accordo. Non sono d'accordo invece su un secondo punto che va a trattare, perché Bergomi ribadisce: io dico dall'anno scorso che l'Inter non è la più forte, ma è stata la più brava in termini di atteggiamento per andare a vincere questo scudetto che ha vinto, appunto. Mi verrebbe da chiedere allora qual è la squadra più forte secondo Beppe Bergomi, se non è l'Inter. Il Napoli, forse il Milan, forse. Sono squadre che comunque anche quest'anno hanno cambiato tanto e andranno giudicate, e bisogna avere ancora un po' di cautela, secondo me. Però quando valuto una squadra, almeno personalmente, non mi fermo agli 11 titolari o ai 15 calciatori, dove comunque forse io vedo l'Inter ancora superiore alle altre, ma non mi soffermo sui nomi, vado ad analizzare anche il gruppo, l'allenatore, come va il sistema e come questo sistema valorizza il gruppo e i giocatori. E allora, ancora una volta, per me questa Inter, sotto questo aspetto, rimane la squadra più forte. Lo era l'anno scorso e lo è ancora oggi, almeno in partenza, almeno in questo momento. Poi chi arriva alla fine e vince è il più forte, punto, perché qui intende anche, diciamo che
dipende anche da che cosa intendi per squadra più forte, perché chi vince poi secondo me è la squadra più forte, è raro che una che vince lo fa a caso o per fortuna. Sono d'accordo invece sul terzo punto, quando dice che su due partite di alto livello così vicine l'Inter fa fatica a sostenere, quindi l'Inter fa fatica a giocare Manchester e Milan così ad alta intensità in pochi giorni, perché mercoledì ha fatto una grande partita, ha sprecato tante energie mentali per reggere quell'urto del Manchester City e poi col Milan era abbastanza scarico. Qui faccio una parentesi perché non so se anche voi avete ascoltato o avete seguito Pressing l'altra sera, ma mi ha dato un certo fastidio l'arroganza con cui Panucci a Pressing ha risposto, mi sembra a Trevisani, se non vado errato, dicendogli che siccome Trevisani non è un ex calciatore non può capire che è impossibile essere stanchi a settembre in 3 partite ravvicinate. Secondo Panucci non è possibile che i giocatori siano stanchi a settembre giocando 3 partite ravvicinate. Un po' troppa arroganza, secondo me, nelle sue dichiarazioni per il solito discorso del non serve essere stato un cavallo per fare un fantino, che ribadiamo sempre. E secondo me invece i fatti dimostrano il contrario. Non parlo degli infortuni, detto che comunque anche gli infortuni sono sempre un campanello d'allarme, ma arriviamo da un weekend dove Rodri, Malinowski, Ter Stegen, ci sono stati grossi infortuni molto gravi e anche nelle scorse settimane. Ma parlo anche proprio a livello di risultati. Panucci, con tutto rispetto, viene da un calcio profondamente diverso da questo che stiamo vivendo oggi, e questo calcio dove secondo me invece è molto plausibile che in questa fase si risenta moltissimo degli impegni ravvicinati. Il Manchester City, l'abbiamo visto, pareggia contro di noi, anche per loro è stata una partita dispendiosa, in Premier League subito dopo pareggia con l'Arsenal ma soltanto al 98esimo, tra l'altro giocando con un uomo in più per quasi tutta la partita. L'Arsenal infatti, che pure aveva fatto la Champions, giocava in 10 dal primo tempo per la doppia munizione di Trossard, che leggevo in Inghilterra, lo hanno detto, era un po' troppo lucido e un po' stanco anche lui, quindi ha preso questa doppia munizione. Il Liverpool è vero che ha vinto col Milan e ha vinto in campionato, ma aveva perso contro il Nottingham prima del Milan, per esempio. Oppure il Barcellona che perde contro il Monaco in Champions League mentre sta dominando la Liga dove il Real Madrid, che è il Real Madrid, è dietro di 4 punti in questo momento. Cioè oggi è più distante il Real Madrid dal Barcellona che l'Inter dal Torino, che è primo in classifica in Serie A, per dire. Ma potremmo parlare pure del PSG, che è in vetta alla classifica in Francia, sì, però è insieme al Monaco e al Marsiglia, nell'ultimo turno di campionato ha pareggiato e di solito il PSG invece sappiamo che domina e fa abbastanza il vuoto. Quindi il doppio impegno pesa, soprattutto se vuoi andare a fare una partita così intensa a Manchester, e pesa soprattutto da un punto di vista, secondo me, mentale. E arriviamo quindi al quarto punto toccato da Bergomi. Bergomi che dice fisicamente non ho visto bene l'Inter, facendo riferimento anche all'età media della squadra. Lui dice che è una squadra vecchia, quindi come a dire che essendo una squadra vecchia questa Inter fatica a reggere fisicamente i tanti impegni. Io su questo punto sono un po' meno d'accordo, nel senso che sicuramente nel derby c'è stata anche una componente fisica che ha inciso in negativo in questa Inter. Eravamo spesso in ritardo, troppi ammoniti certificano anche questo, ma secondo me è stata più che altro una questione di brillantezza, più che di condizione fisica vera e propria, nel senso che analizzavo ieri anche nell'ultima diretta di Passione Inter il report della Lega Serie A, e l'Inter ha corso molto di più del Milan in termini sia di chilometri totali. L'Inter ha fatto più chilometri del Milan, circa 5 o 6 mi sembra, ma lo ha fatto anche con più intensità perché ha percorso più chilometri sia correndo che in sprint sopra i 15 km orari. Quindi benzina nel serbatoio ce n'era, però non eri brillante e questo mi è sembrato evidente. Questo secondo me fa parte dei carichi di lavoro in un'estate che è stata particolare, dove secondo me hai programmato una stagione molto lunga e infatti secondo me questo cambio di programmazione ha portato anche a qualche acciacco in più rispetto al solito e ad alcuni giocatori che sono ancora in ritardo di condizione come Pavard, Mkhitaryan, Lautaro, e questi sono forse i nomi principali in questo momento sotto la lente di ingrandimento. Io continuo a pensare che si sia fatto un lavoro per decollare più avanti e adesso lo stai un pochino pagando. La questione fisica poi chiaramente si lega anche alla questione mentale, sono due vasi comunicanti e sono infatti più d'accordo invece rispetto alla questione fisica quando Bergomi si sofferma sull'aspetto mentale dei problemi dell'Inter, dicendo che
fino a questa prima parte di stagione, in questa primissima parte di stagione, secondo Bergo, abbiamo visto troppe disattenzioni a cui non eravamo abituati e quindi bisogna ritrovare l'atteggiamento dell'anno scorso. Su questo sono già più d'accordo. Da un lato, secondo me, devo dire che queste disattenzioni fin qui sono state punite di più rispetto all'anno scorso, cioè da dire, perché anche l'anno scorso qualcosina c'era, ma eravamo meno puniti. Però effettivamente è vero che qualcosa dal punto di vista dell'atteggiamento non va. Mi vengono in mente allora altre due dichiarazioni. Una me l'ha ricordata ieri nel club di Passione Inter, non mi ricordo se Francesco o Massimo, magari ditemelo nei commenti chi è che lo aveva sottolineato, però dopo la partita contro il Genoa, Bastoni era andato ai microfoni e aveva parlato di un inizio di stagione che sembrava essere la prosecuzione della stagione scorsa, cioè aveva detto di avere la sensazione come di non essersi mai fermato e quindi si stesse proseguendo tutto un percorso unico e aveva detto si fa fatica a reggere mentalmente, lo ha detto lui, questa parola, questa dichiarazione. A me Bastoni piace sempre di più, devo dire, anche quest'anno dal punto di vista difensivo sta crescendo molto, ma è proprio uno di quei giocatori che secondo me il primo anno di Inzaghi troppo presto aveva pensato di aver già vinto lo scudetto. Quindi è un giocatore che poi nelle dichiarazioni io vado a tenere d'occhio. Questa dichiarazione soprattutto io la tengo sotto osservazione, perché effettivamente qualche somiglianza nell'atteggiamento, nelle partite che stiamo vedendo oggi, con l'ultimo periodo post-scudetto della scorsa stagione, quindi poche settimane fa, pochissimi mesi fa, c'è proprio come se si stesse proseguendo quella stagione lì e quel mood lì. L'altra dichiarazione invece è quella di Inzaghi. Inzaghi si è preso tante responsabilità, ha fatto un discorso forte dopo il derby senza cercare alibi e mi è piaciuto nel suo modo comunque di non mettere degli alibi in campo ma di analizzare appunto le responsabilità. Un Inzaghi che è sempre sotto pressione perché adesso vengono ritirati fuori anche tutti i dati, con l'Inter è la peggior partenza che fa da quando è arrivato in nerazzurro, ci sono tante similitudini con 2 anni fa, dicono in tanti, similitudini anche con la Lazio, in tanti stanno sottolineando, la Lazio dove ha alternato un anno buono e uno meno buono e un po' il timore che possa replicarsi anche all'Inter viene riportato. Ieri parlavo con un collega, un amico che segue sempre da vicino l'Inter e magari lo porteremo anche sul canale, mi diceva che in società addirittura pensano che non ci sia bisogno in realtà di fare questi drammi in questo momento dopo il derby, in queste analisi, cioè sono anche fin troppo dure e cattive queste autoanalisi che si stanno facendo in questo momento dopo il derby, quindi le parole di Inzaghi addirittura sono eccessive in termini di quanto si prende le responsabilità in questo momento. Pensate un attimo che differenza c'è qui rispetto a 2 anni fa, quando invece c'era tanta pressione da parte della dirigenza sull'allenatore e ne abbiamo parlato più volte. Quindi non è il momento di fare drammi, secondo me, in questo momento, ma è il momento sicuramente di trarre degli insegnamenti, delle indicazioni da queste 3 sfide di questa settimana. Questo assolutamente sì, in termini di rotazioni, di gestione delle rotazioni, quindi di gestione anche dei vari impegni. Fermo restando che io sono convinto che il primo obiettivo di questa Inter è andare agli ottavi di finale di Champions League passando direttamente tra le prime 8. Non sono d'accordo con chi dice che sia Oak-Tree ad imporre questo obiettivo di arrivare tra le prime 8, perché Inzaghi in primis è stato lui a parlare sempre dell'Europa, del voler andare più avanti in Europa, del voler fare di più e di volersi consolidare a livello internazionale. Poi sul discorso anche che ha fatto Bergomi della difesa che è troppo vecchia e lenta, la difesa è quella dell'anno scorso. Bastoni e Pavard non mi sembrano vecchi sinceramente. Acerbi, il problema non è quest'anno, secondo me il problema è l'avversario che affronta sostanzialmente, perché con Morata e Ebram è andato in difficoltà, ma secondo me perché è stato meno aiutato e perché in generale soffre i giocatori che si muovono tanto. Io ho sempre in mente la partita contro il Genoa, l'anno scorso Acerbi aveva sofferto tantissimo con Ekuban del Genoa, che non è Haaland, non è Morata, non è Ebram, con tutto il rispetto, ma è Ekuban del Genoa, e non aveva visto palla e i discorsi sull'età e la velocità non si erano fatti in quel contesto lì, quindi non cambia secondo me la situazione adesso. Detto che poi Acerbi rimane anche uno dei meno colpevoli in questo derby probabilmente. Quindi ritrovare brillantezza, gestione migliore delle rotazioni assolutamente, tornare sul pezzo in campionato che ora ci mette di fronte delle sfide toste e ripartire tutti insieme da squadra, da gruppo. Questa è la parola chiave che ha utilizzato Inzaghi, che l'anno scorso fu importante, 2 anni fa, anzi fu importante e di nuovo deve esserlo adesso.
Fatemi sapere che ne pensate anche voi, come gestireste questo infortunio di Barella, se siete d'accordo con le parole di Bergomi oppure no. Vi lascio con un approfondimento che trovate in descrizione, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.